Ma come si è arrivati a produrre ciò che tutti definiscono opera? Quando la maggior parte di noi pensa all'opera lirica, pensa a grandi voci, grandi teatri, grandi orchestre. In realtà questa è solo la punta di un enorme iceberg, perché l'opera si sviluppa attraverso i secoli, le culture e le tradizioni. Quindi, per capire l'opera dobbiamo segnare un punto d'inizio, capire chi ha materialmente inventato l'opera. Solo che questo non è possibile. Genericamente si sostiene che il primo melodramma sia l'Orfeo di Monteverdi. Ma per capire come si sia arrivati a Pavarotti, dobbiamo partire da Aristotele. Aristotele, il filosofo. Perché per comprendere meglio l'opera bisogna partire dal dramma. La parola dramma deriva dal greco drao, che significa agire, operare. E infatti il dramma è una forma letteraria destinata alla rappresentazione scenica e comprende vari generi, tra cui l'opera. Solo che il dramma esiste da prima, dai greci per quanto ne sappiamo. Aristotele, nella sua Poetica, fa una classifica dei tre generi letterari e mette il dramma al primo posto, seguito dall'epica e dalla narrativa. Infatti, per Aristotele, il dramma è un'imitazione di un'azione seria compiuta in se stessa, la quale, mediante una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha come effetto di sollevare e purificare l'anima da siffatte passioni. Questa purificazione prende il nome di catarsi e ha reso il dramma greco una delle attestazioni culturali più famose di questa società. Cosa c'entri tutto questo con l'opera è presto detto. L'opera è un particolare tipo di dramma, certo, ma il dramma, sin dallo stato embrionale, prevedeva un coro che danzava, partecipava all'azione e molto probabilmente cantava. Quindi il dramma greco era una forma di azione che comprendeva musica al suo interno. E quale altra azione drammatica musicale vi viene in mente? Le tappe dell'evoluzione del dramma si possono distinguere proprio in relazione all'utilizzo del coro. Infatti il coro era utilizzato preminentemente nei riti sacri, soprattutto quelli a Dioniso, dove si intonava il ditirambo, il metro che poi diede origine al dramma greco. Inizialmente c'era solo un coro. Poi si iniziarono ad utilizzare 2 semicori dialoganti, alla fine abbiamo un coro capitanato da un corifeo e poi approdiamo verso la forma più comune nel dramma greco, che è quella degli Ipocrites e il coro che risponde agli Ipocrites. Gli Ipocrites, ovvero il risponditore solista, rappresentava ovviamente Dioniso nell'ambito dei riti sacri. Ci volle relativamente poco tempo per trasformare un rito sacro in una questione di Stato. Infatti, durante le grandi Dionisie si svolgeva un vero e proprio concorso drammatico giudicato dal popolo. I 3 concorrenti dovevano presentare una tetralogia composta da 3 drammi più un dramma satiresco, ovvero un dramma comico e più leggero. E, secondo le attestazioni che abbiamo ricevuto, nel 534 a.C., durante le Dionisie di Pisistrato ad Atene, ci fu questo Tespi che introdusse per la prima volta il dialogo tra un attore e il coro. Si attribuisce a lui anche il primo marchingegno scenico, ovvero il carro di Tespi, che serviva a portare le produzioni teatrali da una città all'altra. Ovviamente i gusti si raffinarono e le cose si complicarono di molto. Intanto iniziò ad esserci una separazione netta tra gli attori e il pubblico. Prima tramite un semplice telo, una semplice tenda chiamata la schiena, dietro il quale l'attore si rivestiva, e poi si iniziò a pensare di costruire delle sedute sui terreni in declivio. E i risultati li conosciamo tutti. Così, verso il IV secolo a.C., prese forma il teatro greco, così come lo conosciamo, costituito da cavea, orchestra, 2 parodoi e la schiena, che non è più una tenda ma è un fondale architettonico fisso. E il coro resiste ancora anche all'epoca dei grandi tragici, avendo un ruolo meno di rilievo visto che si darà più importanza alla parola parlata. Canta di meno, commenta la vicenda emotivamente, fino ad essere relegato a pochi interventi musicali nella commedia attica nuova. Ma come si è arrivati a produrre ciò che noi definiamo opera? Il processo prese giusto una decina di secoli spicci e io penso di avere abbastanza tempo per raccontartelo. Nel frattempo faccio quello che fanno i giovani.
Ti invito a considerare la tua iscrizione al canale e a lasciarmi un like di supporto, così che l'algoritmo di questa piattaforma proponga il video a più persone possibile e soprattutto a chi ama l'opera ma ancora non lo sa.